Buongiorno miei splendidi amici, bentornati in un nuovo video di pulizia e ordine della casa. Il tema che vorrei discutere insieme a voi oggi è quello del disordine visivo, che detto in questi termini sembra quasi come se non esistesse, come se fosse un disordine immaginario. Invece esiste come e ci crea tutta una serie di problemi. Vorrei riuscire a trovare il giusto compromesso tra ordine e praticità, una via di mezzo tra la vita reale e l'esigenza di vivere in un ambiente pulito ed ordinato. Non troppo caos, non troppo minimalismo, perché vivere nel caos ci crea una vita impossibile. Vivere nel troppo minimalismo ci rende la vita impossibile da essere vissuta. Ovviamente questo è un mio personalissimo parere, ci sono persone che riescono a vivere felici sia nel caos estremo, sia nel minimalismo totale, con proprio il minimo delle cose. Per me è meglio vivere in una via di mezzo, quindi un po' di caos ogni tanto ci vuole, nel senso che la vita comunque reale non può essere mai programmata nei minimi particolari e nello stesso tempo però è importante anche vivere in un ambiente ordinato, pulito, che ci dia una sensazione di benessere e che ci liberi da tutte le cose superflue che non sono necessarie. È bellissimo tornare a casa la sera, trovare un ambiente domestico pulito, ordinato, accogliente, in pace, però nello stesso tempo non ci devono venire gli incubi pensando poi a quanto sarà faticoso dover pulire o dopo cena o alzarsi all'alba per farlo. Quindi vorrei darvi delle soluzioni per riuscire a raggiungere questo obiettivo, però senza nemmeno troppa fatica. È importante ridurre il disordine visivo perché è stato scientificamente provato che se ci guardiamo intorno e vediamo tutte le superfici completamente ricoperte da oggetti, questo ci crea ansia, stress e non ci permette di rilassarci, anche se non ci accorgiamo, anche se non siamo coscienti di questo. Ci ruba il tempo perché pensare di dover pulire un ambiente pieno di oggetti richiede il doppio, il triplo del tempo, perché comunque dobbiamo pulire sia gli oggetti che spostarli per pulire gli altri oggetti che li contengono. E una conseguenza di questo è l'aria dell'ambiente domestico che non risulterà salutare, perché pulendo di meno ovviamente si creerà più polvere. Inoltre gli oggetti che comunque sono trattati con delle vernici rilasciano nell'aria delle sostanze inquinanti, quindi anche per questo motivo non è tanto salutare avere troppi oggetti. Il disordine visivo inoltre è costoso perché per acquistare ogni singolo oggetto ovviamente abbiamo speso dei soldi. Bene, adesso vorrei darvi però dei consigli pratici perché come sempre non voglio farvi perdere tempo, anche se è una chiacchierata tra amici, preferisco che comunque sia un video breve, chiaro ed efficace. Quindi adesso vi vorrei proporre un bel esercizio che è costituito da 6 passi per eliminare il disordine visivo. Passo numero 1: dedichiamoci a un piccolo spazio. Quindi dedichiamoci solo a quello spazio, concentriamoci su di esso. Può essere un tavolino, può essere una mensola, un cassetto. No, un armadio lo lasciamo perdere, no, noi iniziamo con le cose difficili, iniziamo dalle piccole cose, un piccolo spazio, ok? Quindi se un cassetto lo svuotiamo, se è una scrivania togliamo tutti gli oggetti e li mettiamo da una parte e ci godiamo quel bello spazio vuoto, privo di oggetti. Cosa facciamo adesso? Il passo numero 2, ovviamente lo puliamo, approfittiamo finalmente di trovare quello spazio vuoto per dargli una bella pulita. Adesso c'è il passo numero 3, che è il più difficile. Dobbiamo rimettere gli oggetti a posto, però non possiamo rimettere tutti gli oggetti, qualcosa dobbiamo imparare a lasciarlo andare via,
ci dobbiamo liberare un po' di qualcosa. Quindi cerchiamo di capire se tutti quegli oggetti sono funzionali a quel tipo di spazio, se ad esempio una scrivania, oppure se ci sono degli oggetti di cui possiamo fare a meno, che possono essere rotti, può essere che non ci piacciono più, o può essere che possiamo semplicemente conservarli, metterli momentaneamente via, nel frattempo che prendiamo una decisione definitiva. Ovviamente se si tratta di uno spazio esterno che abbiamo sotto il nostro sguardo tutto il giorno, dovremo dedicare qualche attenzione in più, nel senso che tutti gli oggetti poi dovranno anche essere carini dal punto di vista estetico, quindi oltre alla funzionalità ci dovrà essere anche un impatto visivo importante che ci dovrà dare sempre quella sensazione di benessere che stiamo cercando. Per quanto riguarda le decorazioni soprammobili, secondo me devono essere poche ma buone, nel senso che ci devono piacere veramente tanto e devono star bene con l'ambiente e insieme agli altri oggetti, quindi creare una sorta di armonia anche nei colori. Un altro consiglio per gli spazi che vediamo continuamente dove si crea magari più disordine è quello di cercare di mettere dei contenitori che stiano bene con l'ambiente, quindi che siano di un colore o naturale oppure dello stesso colore del mobile dove viene messo e che conterrà tutti quegli oggetti piccoli che generalmente stanno in giro. Mentre se si tratta di uno spazio interno come un cassetto, una credenza o l'armadio, potremo anche non interessarci più di tanto all'aspetto estetico, quindi a come saranno disposti gli oggetti, se stanno bene tra di loro, se sono simmetrici, chi se ne frega. Sono all'interno di uno spazio chiuso che noi non vediamo, quindi non ci interessa. Ovviamente è sempre valido il discorso di rimettere gli oggetti realmente funzionali, perché è importante approfittare di questo momento per eliminare il superfluo. Tornando al discorso dell'ordine visivo negli spazi chiusi, per me non è assolutamente importante. È impensabile dover acquistare dei contenitori per avere questa sorta di ordine visivo, per togliere i cibi, gli oggetti dalle loro confezioni e metterli in contenitori uguali. Questo è il consiglio che viene dato tantissimo dai minimalisti per creare l'ordine visivo. Per me no, non è una cosa assolutamente pratica, perché l'ho fatto, è assolutamente una cosa che è fallita miseramente dopo pochissimo tempo. Mi sono liberata di tutti i contenitori, li ho regalati perché era veramente impensabile dover ogni volta togliere i cibi dalle confezioni e metterli dentro altri contenitori. Una perdita di tempo pazzesca, e inoltre i contenitori vanno anche lavati ogni tanto, quindi lavati, asciugati, no, assolutamente. Quello che sta chiuso dentro un cassetto, una credenza, un mobile non mi interessa. L'importante, una cosa che invece è molto funzionale, è ordinare per categoria, quindi mettere la pasta con la pasta, i vari tipi di riso tutti insieme, i biscotti, i cereali, ok, quello ha senso, ma non dover togliere ogni volta le cose dalle confezioni, anche perché nelle confezioni ci sono informazioni importantissime. C'è la data di scadenza, c'è il tipo di ingrediente, c'è il tempo di cottura. Nelle confezioni dei detersivi ci sono proprio le istruzioni di come li dobbiamo utilizzare, cosa fare in caso di emergenza. Quindi le confezioni, se esistono, sì è vero, c'è molto marketing dietro questi colori, queste cose particolari, ma soprattutto ci sono delle informazioni utili su quel prodotto, quindi non togliamo le confezioni se non è assolutamente necessario. Un altro consiglio che viene dato tantissimo, che però io non condivido, non mi ci trovo, è quello di togliere il più possibile in cucina dai piani di lavoro, dalle mensole. Ok, togliamo però le cose che non ci servono tutti i giorni. Gli elettrodomestici, i robot da cucina, anche quelli che non uso tutti i giorni, se li tolgo, poi non li uso. A parte poi quelli pesantissimi che sono in ghisa, che è assolutamente impossibile dover spostare ogni volta perché pesano tantissimo, quindi una volta che sono lì ci rimangono.
Sì, ovviamente togliamo, che ne so, la macchina del pane, se lo usiamo una volta alla settimana, la macchina per fare il gelato, dei robot che usiamo veramente saltuariamente, ok, però le cose che usiamo quasi tutti i giorni, no, direi di lasciarli dove sono perché così almeno li usiamo. Siamo arrivati adesso al numero 5, se non sbaglio, fatemi controllare i miei appunti. Sì, ok, numero 5. Se abbiamo fatto bene il passo numero 4, adesso ci troveremo con degli oggetti da dover sistemare, perché abbiamo riordinato un determinato spazio, abbiamo capito che quegli oggetti non erano utili per quello spazio e ne possiamo fare a meno. E adesso dove li metto? Ok, è il momento migliore per disfarci di questi oggetti, perché per il nostro cervello è molto ma molto più faticoso riuscire a trovare una soluzione, di trovare lo spazio per quegli oggetti, che non prendere la decisione di regalarli o di venderli o, se non servono a nessuno, buttarli. A me, ad esempio, è successo sempre così, a volte me ne sono anche pentita, devo essere sincera, però nel momento in cui dovevo pensare dove lo metto, non c'è posto, no, se lo metto lì, poi tanto lo dimentico, quindi è inutile, ma sì, lo regalo, molto meglio così, sarà più utile a un'altra persona. Bene, adesso il punto numero 6, l'ultimo, è quello di stabilire una serie di regole per mantenere l'ordine visivo. Ovviamente queste regole non dovranno essere valide solo per noi, ma dovranno essere valide per tutte le persone della famiglia, perché ovviamente ognuno dovrà apportare il proprio contributo, perché appunto la cosa più difficile è mantenerlo. È difficile riuscire a riordinare tutti gli spazi perché è faticoso, però poi giorno per giorno dovremo affrontare il problema appunto del mantenimento, che non dovrà però essere troppo faticoso. Per me la regola principale che ha funzionato benissimo, devo solo ricordarmi di farlo ogni volta, è quello di rimettere a posto tutte le cose che uso. Sembra una stupidaggine, sembra una cosa scontata, ma non è una cosa così semplice. Nel senso, non è faticoso, la difficoltà sta nel ricordarmi ogni volta di farlo. Però poi si instaura l'abitudine, quindi man mano che lo facciamo diventerà sempre più semplice. Prendere una spazzola, appoggiarla è naturale, poi lasciarla lì e andare via, finire di prepararmi. No, quella spazzola va presa e rimessa a posto, o l'asciugamano, lo spazzolino, il dentifricio, o prendo le forbici per aprire una cosa, poi le forbici non vanno lì, vanno rimesse a posto. Sono tutte piccole cose che se però lasciate stare, poi ci creano il caos e ci sarà poi più difficile riordinare, pulire, insomma poi succederà ovviamente il disordine visivo che stiamo cercando di combattere. Però questo piccolo esercizio di doverci ricordare ogni volta, per ogni piccola cosa, di rimetterla a posto, è assolutamente fantastica, un successo sicuro. Lasciamo in giro qualche oggetto che abbia una determinata funzione, ad esempio un libro con gli occhiali sopra sul tavolino che deve essere letto, che ci ricorda che appena abbiamo un po' di tempo libero ci piace leggere, o un vestito che vogliamo indossare pronto per l'indomani, o la borsa pronta per, insomma, per andare al lavoro, per uscire. Quindi se un oggetto ha già finito la sua funzione, non ci serve più, lo rimettiamo a posto. Quindi se abbiamo finito di leggere un libro, lo rimettiamo nella libreria. Se abbiamo indossato quel vestito, lo mettiamo a lavare oppure lo mettiamo da un'altra parte per essere indossato. Quindi lasciamo in giro solo gli oggetti che realmente ci servono. Non dico di rimettere a posto sempre quegli oggetti perché questo ci richiede fatica, quindi qualcosa lasciamola fuori e questo ci aiuterà a vivere la nostra casa in modo più semplice e funzionale. Però nello stesso tempo sempre in un ambiente ordinato con delle cose che veramente ci fanno star bene e ci servono. Un'altra regola molto importante, oltre a quella di rimettere a posto ogni volta le cose che utilizzo, è riuscire a trovare a fine giornata qualche minuto di tempo per guardarmi intorno
e vedere se c'è qualcosa che deve essere rimesso a posto. Lo faccio più volentieri la sera perché appunto è il momento migliore in cui ci sono sempre cose che devono essere rimesse a posto, mentre preferisco dedicare la mattina a una breve sessione di pulizia, la famosa routine delle 3 L, che sono letto, lavatrice e lavandino o lavastoviglie, che sono appunto le 3 cose fondamentali che mi fanno proprio mantenere la gestione della casa sotto controllo, e quindi la sera preferisco dedicarla a riordino. Questi erano i miei migliori consigli per eliminare il disordine visivo e cercare soprattutto di mantenerlo in modo semplice e non troppo faticoso. Scrivimi nei commenti, fammi sapere se hai altri consigli da darmi e se i miei consigli ti potranno essere utili, se pensi che riuscirai a metterli in pratica. E per adesso ti mando un grossissimo bacio, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come rec? I battiti dell'ordine, volta tutto, no, va, rifacciamo.